giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi preparo un dolce della tradizione emiliana, il pan pepato ferrarese. È un dolce a base di mandorle, nocciole e spezie e coperto da una buonissima glassa al cioccolato. E adesso vi elenco gli ingredienti e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 120 g di farina 00 setacciata, un mix di 200 g tra noci, nocciole e mandorle, 70 g di uvetta che ho già messo a bagno, 100 g di miele, 50 g di cioccolato fondente, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella e per la copertura 100 g di cioccolato fondente. Come primo passaggio trito grossolanamente il mix di nocciole, noci e mandorle e nel frattempo i 50 g di cioccolato fondente comincerò a scioglierli a bagnomaria. Naturalmente le noci, le nocciole, le mandorle sono state leggermente tostate in precedenza. Ok, le mandorle sono state tagliate, come ho detto prima, grossolanamente, quindi non troppo sottili, altrimenti diventa una polvere. Il cioccolato si è sciolto e lasciamolo così da parte. Ed ora in una ciotola capiente andiamo ad unire tutti gli ingredienti formando un impasto. Cominciamo dalla farina, uniamo il mix di frutta secca, l'uvetta che è stata ammollata e strizzata, le spezie, comincio, mescolo un po' il tutto, unisco il miele, e il cioccolato che abbiamo sciolto prima. Con un cucchiaio di legno vado a miscelare e a mescolare il tutto. Quando con il cucchiaio non si può più mescolare, a questo punto svuotiamo il tutto sulla spianatoia e continuiamo a impastare con le mani. Facciamo assorbire tutta la farina e cerchiamo di formare un panetto. Nel caso in cui l'impasto dovesse risultare un po' troppo asciutto e magari non riuscire a compattare, basta aggiungerci un piccolo goccio d'acqua, anche così, guardate, con
con le mani in questo modo, ok? E un po' alla volta fino a che l'impasto, ecco, come vedete, risulterà che diciamo compatto, ecco qua, vedete? Allora, a questo punto l'impasto si è compattato e io cercherò di formare una cupoletta, quindi in questo modo, ecco qua, già è pronto. È carino, vedete? Lo volete fare un po' più schiacciato, va benissimo, l'importante è che sia tondo, ok. Ed ecco qui il nostro pan pepato ha preso forma. Bello, vero? Ok. Ho incartato il fondo di una teglia, posiziono al centro il nostro pan pepato e dopo dritto in forno. A dopo. Il nostro dolce è uscito dal forno. L'ho infornato a 170 gradi per 30 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5 gradi la temperatura. E adesso lo lasciamo raffreddare e dopo andiamo a coprirlo con il cioccolato fondente. Sto sciogliendo il cioccolato a bagnomaria e aggiungo anche un pezzettino di burro. Intanto trasferisco il nostro pan pepato su una gratella. Amici, come tutti quanti noi sappiamo, per quanto riguarda le ricette regionali, tradizionali, ognuno le fa insomma in un certo senso a modo proprio. E gli ingredienti, la maggior parte sono sempre gli stessi, ma c'è magari qualche variante. Chi magari nel pan pepato aggiunge, non so, il chiodo di garofano, chi mette del vinsanto, insomma un po' di tutto. Per quanto riguarda il nome pan pepato, sono andata un po' a documentarmi e ho scoperto che in realtà anticamente non si chiamava pan pepato e che nulla aveva a che fare con il pepe, perché ognuno dice pan pepato, pensa che ci sia del pepe all'interno e invece no. Anticamente questo dolce fu dedicato al Papa e quindi veniva, il suo nome originale era pan di Papa, poi col passare del tempo si è modificato pan papato e poi pan pepato, ma non ha nulla a che vedere con il pepe. E adesso il nostro cioccolato si è sciolto, andiamo a coprirlo con questa delizia. Versiamo il cioccolato caldo sopra al nostro pan pepato e copriamolo del tutto, lo facciamo scendere piano piano. Ecco qua, piano piano che lo scende dappertutto da solo e va a coprire tutto il dolce. Lo facciamo stare qualche minuto così e poi dopo lo mettiamo sul piatto da portata. Amici carissimi, il pan pepato è pronto per essere gustato. Io vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate questa ricetta e mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche. Vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca.